Buongiorno da Daniele e Ambra. Oggi partenza bagnata. Sì, l'ultima tappa ci ha riservato la pioggia. Oggi siamo alla Storta e oggi destinazione San Pietro, finalmente. Oggi è il 13° giorno di questo fantastico viaggio e siamo con gli impermeabili, copripantaloni, coprizaini. Non so quanto pioverà, la dava per poche ore, però il tempo sembra, cioè il cielo sembra abbastanza grigio, quindi intanto ci siamo preparati, poi vedremo. Oggi attraversiamo qualche chilometro di Cassia e poi ci sono un po' di parchi, quindi si ritorna un po' nella natura. Speriamo non ci sia troppo fango. Comunque prenderemo quello che il tempo ci riserverà. Sì, noi non ci abbattiamo, arriveremo No. comunque a San Pietro, anche sotto la pioggia. Sì, meglio prenderla oggi, che comunque facciamo un po' di città, così ogni tanto magari troviamo qualche tettoia per magari prendere qualcosa nello zaino, cose così. Dai, partiamo Ambra. Vai! Buon cammino! Anche a te! Buon ultimo giorno! Grazie! Ambra, buongiorno. Ambra, dobbiamo andare a Roma. Ok, andiamo. Andiamo? Vuoi venire? Scusa. Abbiamo appena attraversato il grande raccordo anulare, quindi dai, direi che siamo ufficialmente a Roma. Adesso la pioggia ci sta dando un po' di tregua e vai, finalmente la pioggia ci ha abbandonato, è tornato un pochino di sole e siamo di nuovo in versione camminatori sotto il sole, senza impermeabili. È un po' fresco, ma insomma dai, camminando veloci perché stamani si pedala, ci si scalda abbastanza. Dopo 10 km di strada asfaltata e traffico siamo finalmente arrivati al parco di Monte Mario. Quindi ci aspetta un po' di salita, ma soprattutto un po' di tranquillità. Sì, un po' di silenzio. Sono stata, per ora la tappa è stata non era ripida, però era impegnativa. Sì, traffico, Assordante è stata. Sì. Poi all'inizio pioveva, quindi non eravamo abituati a questo. Dopo tanti giorni di campagne, boschi, trovarci nel traffico è stata una novità. Comunque dai, ora per un po' ci rilassiamo. Siamo a Roma, ma non ci sentiamo più a Roma. Ci sentiamo di nuovo nei boschi che abbiamo attraversato. È cambiato tutto. Silenzio, si sentono i rumori degli uccellini. Fantastico. E adesso ci siamo fermati perché adesso siamo sul Monte Mario e poi riscendiamo e entreremo proprio nella parte, insomma, un po' più centrale di Roma. E c'è un punto panoramico e si vede Roma. Ambra, ci siamo. Sembra, sì, a meno che non sia Milano. Abbiamo sbagliato strada. È abbastanza emozionante. Vieni. Lo vedi il cupolone? Vediamo un po'. Forse si vede da più avanti, forse. No, ancora non lo vedo. Comunque, wow, emozionante. Si vede il Tevere qui sotto. Sì. Bene, proseguiamo, andiamo più su, così magari si vede il cupolone. Una cosa che delude un po' di questo cammino, ma questo già lo sapevamo prima di partire, è che dopo aver attraversato paesaggi meravigliosi, stupendi boschi, bellissime colline, si arriva a Roma, che è una città eccezionale, che io adoro, e però passando per queste strade che abbiamo attraversato fino ad ora, quindi diciamo un po' di periferia, c'è una sporcizia lungo le strade allucinante. Questo veramente rammarica. È impressionante. Veramente
le montagne di rifiuti che traboccano dai cassonetti. Probabilmente pensavamo perché non viene ritirata abbastanza spesso. Non lo so, romani, fateci sapere come mai. Però non è solo quello, perché comunque abbiamo trovato anche tanta sporcizia proprio lungo delle strade lontane dai cassonetti, quindi lì Sì. evidentemente è semplicemente una parte dei romani che butta la roba ovunque, un sacco di sacchetti, cose di plastica, bottiglie di birra, di tutto veramente. Si vede anche che tanta di questa roba è lì da tanto tempo, perché comincia a essere, le cose di plastica cominciano a essere un po' decomposte. È veramente un peccato che questa bellissima città abbia questo problema. Sì, infatti. Questa è l'unica nota negativa della giornata, ma appunto lo sapevamo già, quindi ci delude ma non ci sorprende purtroppo. Ambra, ci siamo. Siamo davanti a San Pietro, davanti insomma, si vede ma ci siamo! Sì, vediamo la fine del nostro cammino, la fine definitiva. Incredibile, Sì. tutti questi giorni, tutti questi chilometri, lo stiamo vedendo, ci è apparso da Monte Mario. Adesso dobbiamo ancora salire sulla parte più alta, dovrebbe esserci un osservatorio, però da qui si vede finalmente la fine. Eccoci all'osservatorio, quindi presto comincerà la nostra discesa, l'ultima discesa verso il centro di Roma. Salire a Monte Mario è stato decisamente molto più facile che scendere. C'è un sentiero molto carino, tutto a tornanti, non so, ci saranno 20 tornanti almeno, però è ripido e il fondo è tutto di sassi grossi che, diciamo che con i piedi stanchi che abbiamo non è proprio un grande toccasana, quindi andiamo piano piano vedendo bene dove mettere i piedi, perché poi c'è anche un po' il pericolo di inciampare e andare in avanti con lo zaino che abbiamo, anche questo sarebbe meglio evitarlo. Esatto, io sono cascata una volta con uno zaino così pesante E non riuscivi a rialzarti. Sono rimasta travolta. Stiamo camminando ora in via Angelico, che è un viale largo e molto lungo che ci porterà dritti a Città del Vaticano. Però prima noi facciamo una sosta per la pausa pranzo, Sì, così arriviamo a Città del Vaticano pieni di energia. sì. Ci siamo fermati a pranzo per mangiare dei panini colorati. Guardate che bellezza. Vediamo un po'. Siamo subito fuori dalle mura di Città del Vaticano, quindi stiamo per arrivare alla fine. Fra pochi metri varchiamo il colonnato di Piazza San Pietro. Sembra incredibile. Madonna. No, è una sensazione Sì, strana. è una sensazione strana. Sembra quasi voglio fermarmi e non voglio andare avanti, perché so che tra poco finisce il nostro viaggio. Sì, sì, che Veramente incredibile. vuol dire che smetteremo di camminare tutti i giorni. Tutti i quindi giorni, è sì, finiamo triste. questa vacanza incredibile. Ci siamo davvero. Entriamo adesso nell'immensa Piazza San Pietro. Non ci sono parole. Non ci sono parole per dire quello che si prova essere arrivati qui a piedi da Siena in questi 13 giorni. Mamma mia, quasi 270 km fra
pioggia, vento, caldo, campi, strade sterrate, asfaltate, sentieri, boschi. serpenti. Vabbè, dai, detto È così, vero! no, non eravamo in un film di Indiana Jones. Panini. Però siamo arrivati e cioè, ti rendi conto che sì. Sì, siamo arrivati. Siamo alla fine. Siamo alla fine. E domani non ci sveglieremo pensando di fare 18, 20, 25 km. Domani si prenderà il treno e in un attimo saremo di nuovo a casa. Sì. Poi arrivare qui, sì, vedere questa piazza enorme, in questa fantastica basilica. Adesso ci giriamo e vediamo un po' cosa, facciamo vedere cosa ci circonda. Sì, direi. Siamo stati anche fortunati che per il nostro arrivo non abbiamo trovato pioggia, Sì. solo stamani, ma adesso si sta veramente bene. Ci siamo. Dopo l'arrivo a San Pietro avevamo deciso di rimanere a Roma per la notte, così da rilassarci un po' e non farci poi tutto il viaggio sudati, stanchi, ripartire poi domattina. Sei d'accordo, Ambra? Sì, certo. Una cosa particolare di quando siamo arrivati, dopo aver fatto foto e video di rito, siamo andati a cercare l'ufficio per farci il timbro finale sulle credenziali e poi avere il testimonium, che è il certificato che viene rilasciato dagli uffici che sono lì a San Pietro di aver fatto gli ultimi 100 km della Via Francigena. Però avevamo già visto che la domenica quasi tutti erano chiusi e questo già insomma un po' strano, perché comunque a Roma di domenica comunque ci sono quasi tutte le attività, soprattutto quelle legate al turismo, sono sempre aperte e questi uffici erano chiusi, e alla fine uno che doveva essere aperto anche di domenica abbiamo cercato, anche quello era chiuso. Allora si è detto va bene, cerchiamo qualche posto che magari ci faccia un timbro comunque sulle credenziali. Abbiamo cercato lì nei dintorni, ma c'erano solo più o meno insomma negozietti comunque di souvenir o cose del genere, e questi abbiamo chiesto, ma manca poco, nemmeno sapevano che cos'era la Via Francigena. Quindi questo ci ha fatto capire quanto poco evidentemente a Roma è considerata la Via Francigena, perché si focalizzano più su tutti gli altri 1000 aspetti del turismo. La Via Francigena evidentemente non è importante, mentre invece abbiamo visto che era molto importante per tutti i vari centri minori che abbiamo attraversato. Sì, infatti, sì. Quindi siamo rimasti un po' spiazzati, perché noi pensavamo di farci fare il timbro finale a San Pietro e di ritirare questo certificato che comunque ci rimanesse come ricordo del viaggio che avevamo fatto. Però vabbè, abbiamo fatto senza. Ho letto che si può richiedere per email e non lo so, Quindi ci possiamo provare. Alla fine ci siamo fatti fare un timbro dall'hotel in cui dormiamo stanotte, che non è neanche vagamente simile agli altri timbri ufficiali no. e semi-ufficiali che ci siamo fatti fare. Però vabbè, dai, insomma, comunque per noi. Tra l'altro neanche alla storta ieri abbiamo avuto modo di farci fare il timbro. Infatti no. Quindi una volta arrivati a Roma la Via Francigena si perde. Sì, infatti si perde, sì. Sì, fra l'altro anche mentre si arriva dalla storta al centro di Roma, i cartelli della Via Francigena scarseggiano comunque. In teoria avrebbero dovuto esserci ogni incrocio importante, ma c'era veramente poco, quindi siamo andati molto
seguendo l'app, per fortuna ci ha aiutato quello. Ah, ecco, fra l'altro vi avevamo detto a inizio giornata che saremmo passati attraverso un parco, anzi 2 parchi, però siamo passati solo attraverso uno perché l'altro, quello che era più o meno nei pressi del raccordo anulare, abbiamo deciso di evitarlo perché stava piovendo e non ce lo saremmo goduto e magari probabilmente trovavamo anche un po' di fango. Allora abbiamo deciso di fare la via più breve per arrivare in centro, così abbiamo accorciato di un paio di chilometri e appunto abbiamo evitato il parco. Però poi dopo siamo andati su quello che avete visto, quello di Monte Mario. Quello comunque aveva smesso di piovere, il percorso era ben battuto e effettivamente il percorso era pulito, siamo stati bene. Tra l'altro quando siamo arrivati qui in hotel, che abbiamo chiesto al ragazzo alla reception di farci un timbro sulle credenziali, anche lui non sapeva di cosa stavamo parlando, secondo me non conosceva nemmeno la via Francigena, proprio non l'aveva mai sentito dire. E quando gli abbiamo detto siamo arrivati qui oggi da Siena a piedi, e lui è rimasto sorpreso, ci ha guardato, ha detto a piedi? Ma voi di cosa siete fatti? Questa cosa è rimasta troppo impressa. Quindi gli abbiamo spiegato come funzionava. Poi ci voleva dare la cartina di Roma e gli abbiamo detto no, guarda, noi la parte restante del pomeriggio stiamo in camera, non siamo qui per visitare Roma. non andiamo in giro. No. Quindi un paio d'ore più o meno sul letto a rilassarci e poi siamo usciti per cena. Stasera, come a Viterbo, abbiamo fatto cena con dei nostri amici. È stato piacevole fare l'ultima serata in compagnia ed è finita, Ambra. Finita la nostra avventura. Sì, è finita questa avventura, ma tante altre ne arriveranno. Sì. Quindi continuate a seguirci anche sui social, perché così venite avvisati dei prossimi video. Sì, delle nostre attività, delle nostre idee, e fateci sapere cosa ne pensate di questo nostro primo cammino e di questa nostra bella avventura. Sì, fateci sapere se voi l'avete già fatto, avete fatto altri cammini, lo vorreste fare, mi raccomando, siamo curiosi. Con questo, Ambra, sarà meglio andare a dormire. Mi sa, perché la stanchezza è tanta, penso che si veda giorno dopo giorno tutti questi chilometri. E insomma, ci vuole un po' di tempo per metabolizzare la cosa. Grazie di averci seguito, è veramente emozionante, non so che dire. A presto, ciao ciao! Buonanotte!